Eccoci qua ragazzi per la recensione di un prodotto davvero molto particolare. Che cosa andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere questo oggetto. Questo oggetto è una sorta di cornice digitale fatta da dei LED. Si chiama Divum Pixo. Andiamo un attimo a vedere di cosa si tratta. La confezione, innanzitutto, si presenta così, semplice. Sul sopra praticamente viene riproposto un attimo quello che è quello che poi andremo a trovare. Quindi praticamente la confezione è il nostro prodotto. Qua dietro invece abbiamo tutta una serie di informazioni su quello che è l'oggetto in questione, quindi ehm, la cosa positiva è che appunto abbiamo anche le informazioni in italiano. Appunto viene detto che abbiamo 256 RGB LED completamente programmabili perché sono 16 x 16, quindi come vedete 16 x 16. Facile processo di creazione di arte pixel, lasciate stare la traduzione italiana che effettivamente è stata fatta con Google perché galleria di arte pixel e comunità di utenti online, funzioni giornaliere e app per cellulare evolutiva. Anche questo è molto buffo, bisognerebbe approfondirlo. Andiamo un attimo a vedere il prodotto. Allora, la cosa bella è che praticamente noi possiamo già intravedere il nostro prodotto aprendo la confezione così. E qua all'interno, come vedete, noi abbiamo questa nostra cornice digitale. Poi adesso andremo a vedere com'è. Qui abbiamo tutta una serie di informazioni sull'applicazione che poi noi useremo per poter configurare la nostra cornice. Andiamo ad aprirla e vedere il prodotto. Quando andiamo ad aprire la nostra confezione ci ritroviamo subito la nostra cornice. Adesso un attimo che la tiro fuori. Allora, innanzitutto abbiamo il nostro cavetto di ricarica, la nostra cornice digitale e, come al solito, il nostro bel libretto di istruzioni. Il nostro libretto di istruzioni che anche in italiano ci andrà un attimo a spiegare che cosa è questo prodotto. Ecco qua. Elenco funzioni, per cui ti spiega un attimo, viene detto che cosa fa questo prodotto e come lo possiamo utilizzare, tra cui addirittura dei giochi. Dopo andremo a vedere nel dettaglio. Poi all'interno ritroviamo questo che credo sia un sigillo di garanzia cinese e degli sticker in pixel art. Molto carini, simpatico questo. Una cosa in più. Il cavetto di ricarica invece ve lo faccio vedere perché l'ho apprezzato un sacco in quanto è un cavetto in tessuto. Vedete? Quindi, essendo rivestito in tessuto, è molto resistente. E devo dire che è anche abbastanza lungo. Adesso io credo che questo sarà 1,5 m, forse 2. Quanto basta per questo tipo di prodotto che, vi dico subito, è dotato di una batteria interna agli ioni di litio, per cui praticamente ricaricabile, e inoltre appunto funziona anche grazie alla nostra corrente elettrica. Allora, andiamo a vedere un attimo il retro della nostra cornice. Il retro si presenta così, con questo grosso foro e questo foro un po' più piccolo
che serve allora per metterci il chiodo e quindi a prenderlo al muro. Questo qua anche io credevo fosse proprio la stessa cosa, quindi per poterlo attaccare al muro. In realtà ho scoperto che serve a questo qui. Vedete questo oggetto? Questo oggetto è un piedino che va posto qui, adesso vediamo, ecco qua, e ci permette praticamente di riposizionare la nostra cornice come se fosse proprio un quadro. Andiamo a vedere la nostra cornice invece allora nel dettaglio. Togliamo questo piedino. Allora, innanzitutto che cosa ci ritroveremo? Ci ritroveremo un pulsante di accensione posto qua in alto. E poi ci ritroveremo sul fronte invece questi tre fori che sono dei fori per praticamente la luminosità e l'audio, quindi lui ci percepisce anche, questo prodotto riesce a sentire i nostri comandi, nel senso non è come una Echo Spot o comunque come un Alexa per cui non gli diamo un input vocale e lui fa, no, però appunto riusciamo a dargli dei comandi, ma dopo vi mostrerò come. Questo invece è un pulsante centrale, un po' come quello dell'iPad per dirvi, ed è clicca, quindi è un pulsante che si schiaccia e ti dà proprio un input, non è touch. Andiamo ad accendere il nostro prodotto schiacciando il pulsante sopra. Questa è l'animazione che vedete mi fa l'accensione che ho impostato io, però, quindi ho un'animazione del nostro della nostra cornice che potete andare a personalizzare voi. Andiamo a configurare il prodotto che adesso è impostato in modo tale che vada in random, quindi fa dei LED e delle immagini random. Andiamo a configurarlo con la nostra applicazione. Connetti dispositivo. Dobbiamo fare questo procedimento mentre lo accendiamo, perché adesso mi sa che si è connesso con il telefono con cui sto facendo il video. Andiamo a togliere il Bluetooth su questo. Eccolo qua. Disconnesso e andiamo a connetterlo. Adesso lui si è connesso con questo telefono. Vi alzo la luminosità che così riuscite a vedere anche qui. Noi la nostra applicazione è strutturata così, tra cui appunto vi riduco un po', aspettate. Ecco, così almeno riuscite a vedere. Qua abbiamo praticamente tutta una serie di immagini pixel da poter trasmettere sul nostro dispositivo. E come? Semplicemente cliccando sull'immagine noi la rivedremo direttamente qui sulla nostra cornice. Se non riusciamo poi lei ci rimane nel frattempo così. Qua abbiamo tutta la divisione di quelle che sono le pixel art prodotte dalla comunità e divise appunto per categorie, vedete? Nuovo, figure, e quindi io posso scorrere e andare semplicemente a cercare quella che mi piace di più da trasmettere sul nostro dispositivo. E la cosa bella è che noi possiamo anche decidere di configurare il dispositivo in modo tale che mandi tutta una serie di immagini
che noi vogliamo vedere, nel senso non random immagini della comunità, ma qualcosa che è stato scelto proprio da noi. Allora, vi faccio vedere come. Innanzitutto, noi andiamo su canale. Su canale adesso noi avremo, vedete, l'orologio e le immagini. Andiamo a togliere le immagini, adesso dovrebbe farvi vedere l'orologio. Ecco, c'è anche, vedete? Quindi si trasforma in un orologio. C'è anche la possibilità di vedere il clima e la temperatura, ma queste sono cose che io non ho configurato attualmente, quindi non vi farò vedere perché dovrei, vediamo un attimo se riesco velocemente ad andare in impostazioni. Questa per esempio è la data. La data è solamente in inglese, non mi dà la possibilità di scegliere questo. Andiamo a vedere. Attiviamo la localizzazione. Ecco, abbiamo attivato, come vedete, sì, abbiamo attivato la localizzazione e la temperatura, vedete? Quindi ci funziona anche tramite internet e ci dice qual è la temperatura e il clima attuale nella nostra città. Se noi andiamo a cliccare su queste immagini invece ci farà vedere random, vedete, delle immagini in pixel che sono state create dalla comunità. Ma noi possiamo personalizzare questa cosa come? Andando un attimo su canale, vedete, andiamo personalizzato e qua abbiamo tutta una selezione di immagini che possiamo andare a pescare appunto sempre dalla nostra community, scegliere, selezionare, vediamo un attimo adesso se riesco a trovarne una carina, worm, però adesso sono, ecco, vedete, worm, e facciamo upload to device, vedete lui adesso mi dà la spunta che sta caricando questa immagine, ma adesso mi ha caricato unicamente questa immagine qui, io voglio aggiungere qualcos'altro, faccio sempre lo stesso procedimento, vado a scegliere un attimo l'applicazione che, cioè l'immagine che più mi piace e la seleziono. Andiamo a vedere, ce n'era una carina qui. Beh, c'è Ritorno al futuro, la macchina, la DeLorean. Andiamo ad aggiungerne un'altra. Ogni giorno vengono aggiunte tantissime nuove immagini perché voi stessi potete andare a creare delle animazioni differenti. Vediamo se riesco a trovarvi quello che volevo farvi vedere. Beh, qua per esempio vedete c'è anche Space Invader. Insomma, ci sono tantissimi richiami del mondo dei videogiochi, ovviamente, in questo tipo di applicazione. Andiamo a vedere questa. E poi noi possiamo, cioè, senza andare a scorrere così, possiamo anche ricercarla, per cui andiamo qui e scriviamo quello che noi andiamo a cercare, vogliamo vedere, tipo, non lo so, Sonic. Sonic, ecco qua. Mi fa la ricerca, vedete? Mi trova tutta una serie di animazioni. A me piace questa, io ci voglio mettere questa. Upload to device. Andiamo a caricarla. E una volta caricato lui mi farà random, cioè random fa vedere l'immagine che ho messo, quando è finita prosegue con la successiva. E qua abbiamo Sonic, vedete? Tra l'altro, tra le varie cose, abbiamo anche, come vi dicevo, abbiamo il sensore
che mi dice, che mi rileva la voce. Questo qua mi permette anche di avere un misuratore, un equalizzatore, un misuratore sonoro, per cui io se adesso vado a parlare, vedete? Lui rileva la mia voce e posso cambiare i tipi di visualizzatore e di equalizzatore. E posso anche aggiungerne di altri. Oltre a questo, che cosa abbiamo? Abbiamo la sveglia, che possiamo impostare appunto semplicemente andando a scegliere la nostra ora. Mettiamo adesso fra un minuto, attiviamo la nostra sveglia, vedete? Sveglia attivata, e quando adesso sarà pronta la sveglia, questo oggetto suonerà. Oltre a questo abbiamo, vedete? Ha la funzionalità di una sveglia normale, per cui anche il suono è quello di una sveglia. Come andremo a fare? Andiamo a schiacciare il nostro pulsante centrale. Il nostro pulsante centrale funziona da snooze, quello che ci serve per togliere il rumore della nostra sveglia. Quindi possiamo anche metterlo su un comodino, per dirvi. Però abbiamo anche il conto alla rovescia, anche questo è bellissimo, adesso vi faccio vedere. Mettiamo un minuto, a noi non ci importa più di tanto, lo avviamo, guardate l'animazione, è simpaticissimo. E l'animazione nostra continua a scorrere. Tra le varie cose abbiamo il cronometro, abbiamo gli anniversari, per cui appunto possiamo mettere dei compleanni e ci vengono ricordati, dei promemoria vocali. Adesso non mi interessa fare questo. Ma il misuratore acustico, questo è anche molto carino. Questo appunto vi rileva i decibel addirittura. Quindi attraverso la mia voce, se io parlo, vedete, più alzo il tono della voce, lui più lo rileva. E quindi appunto questa è un'altra cosa molto particolare. Abbiamo le notifiche che cosa sono? Le notifiche servono per tutta una serie di applicazioni. Adesso qua per esempio il nostro conto alla rovescia ci dice che è finito. Tutta una serie di applicazioni per cui appunto possiamo mettere WhatsApp, gli SMS, decidere un attimo quelle che sono le applicazioni che noi vogliamo che vengano visualizzate qui, perché il nostro dispositivo si collega tramite Bluetooth al nostro cellulare. I giochi sono pochi, ci sono la slot machine, dadi e la palla magica. La palla magica è simpatica, gli fate una domanda alla nostra cornice, tipo non lo so, questo video otterrà tante visualizzazioni? Vedete? La nostra cornice dice di sì. Vedremo un attimo se effettivamente sarà così. Se non è così vuol dire che non funziona l'applicazione. Abbiamo altre sveglie da poter mettere, la sveglia del sonno, e poi abbiamo la possibilità di progettare la nostra stessa pixel art che vogliamo creare, la nostra stessa immagine, per cui se noi andremo, vedete, a disegnare con semplicemente così con il dito, noi possiamo andare a creare una bella immagine. Semplicemente giocando con il nostro cellulare. E poi possiamo anche appunto spostare, creare anche delle animazioni. Come andiamo a creare delle animazioni? Con la funzione animazione. E l'animazione come funziona? Appunto andiamo a creare il nostro, in questo caso doveva essere un occhio, non so se era venuto, se era chiaro. Andiamo a creare il nostro occhio. Poi
Va bene, andiamo a continuare sempre con il nostro occhio, quindi andiamo a fare così. Poi la facciamo e vediamo un attimo, vedete? Se attiviamo la funzione possiamo di riproduzione, ci fa vedere quello che abbiamo creato e possiamo decidere anche la velocità. Se ridurla e poi possiamo anche, volendo, mettere anche un audio, che in questo caso però non verrà riprodotto perché non abbiamo uno speaker audio su questo, su questa cornice. Abbiamo anche un text editor. Che cosa serve il text editor? Noi andiamo a scrivere qui, non lo so, ciao, confermiamo e lui mi funziona come un banner praticamente. Possiamo scegliere la velocità, possiamo andare anche a modificare varie cose, decidere se mettere uno zoom, scegliere il tipo di colore, vedete? Le possibilità per questo tipo di prodotto sono veramente infinite. Tra l'altro possiamo anche crearlo attraverso quelli che hanno già fatto, quelli che hanno già fatto nella community e quindi andare a modificare qualcosa già fatto. E che cosa c'è qua invece qua sopra? Qua sopra ci sono il nostro orologio che noi possiamo andare a cambiare anche il colore o scegliere diversi tipi di orologi da visualizzare, vedete? Quindi decidere un attimo come vedere il nostro orologio. Poi la luminosità, la luce, questa luce qua per esempio è una luce ambientale che ti serve per luce perché questo illumina un sacco in casa questa, e una sfumatura di colore che sia un tipo romantico. Questo che non ho ben capito a cosa serva, questo invece dovrebbe servire per gli insetti, quindi questa luce qui dovrebbe evitare, cioè far sì che tutti si depositino lì e non arrivino le zanzare a rompere le scatole. E questo per esempio che ha una luce tenue che serve per, con le funzioni per far dormire, quindi ti aiuta anche a dormire. La cosa bella è che noi possiamo anche diminuire la nostra luminosità dell'apparecchio, vedete? Semplicemente azionandolo da qui, massimo e ridotto. Se noi andiamo poi su canale e andiamo su orologio, impostiamo tutte quante le varie cose, adesso voi vedete la nostra ora, lui poi è già impostato in modo tale che adesso, vedete, va random, nel senso cioè scorre le varie funzioni, la temperatura, il calendario dove appunto vi dice che giorno è oggi e poi ci dovrebbe far vedere una serie di immagini, ecco, vedete, random della settimana create dalla community. Tutta una serie di animazioni in pixel art. Cioè, le possibilità veramente sono infinite. E la fantasia delle persone che ha creato, delle persone che hanno creato queste animazioni è anche notevole, perché come vedete c'è l'imbarazzo della scelta qui su cosa scegliere. Guardate, questo per esempio è Mario Bros, tutti personaggi molto conosciuti.
mi auguro, dalle persone che seguono questo canale. Volevo farvi vedere anche un altro che avevo trovato in questi giorni. Vabbè, qua abbiamo Michael Jackson, abbiamo Mario che esce dal tubo e rientra in un altro tubo. Animazione di Mario. E niente, qui vi potete veramente sbizzarrire, dovete solamente cercare quello che vi piace di più e farvi la vostra lista di, di immagini. E la cosa che vi volevo appunto dire non è, questo non è un pannello LCD, questo è un pannello fatto da tutta una serie di LED, quindi da 256 LED che sono appunto programmabili. Quindi appunto non stiamo parlando di un semplice pannello LCD, ma le lucette si vedono ed è questa la cosa fantastica di questo prodotto. Cioè l'effetto ottico una volta che voi l'avete in mano e lo guardate è veramente incredibile. Un'altra cosa che appunto volevo dirvi a proposito di quello che è il sensore del suono è questa qui. Per esempio, se noi andiamo nelle impostazioni possiamo fare diverse cose: mettere a formato dell'ora 24 ore, agitare per ridurre la luminosità, vedete? Ecco qua. E poi questo, vediamo se adesso lo rileva. Battendo le mani va in stand by. Battiamo le mani di nuovo e ritorna di nuovo online. Poi abbiamo la modalità di sospensione automatica, questa è anche interessante, per cui praticamente noi lo teniamo collegato, appeso al muro, vogliamo che questo dopo un po' che non sente più parlare si spenga, perché se noi adesso noi stiamo zitti, questo oggetto si va a spegnere con questa funzione e lui si spegnerà, entrerà in stand by, come abbiamo fatto così con le mani. Adesso io l'avevo tolto, vedete? E poi possiamo decidere una volta che abbiamo messo il risparmio energetico, quando appunto non sente più rumori, decidere quando farlo andare in sospensione. E questo praticamente è settato su mai 12 ore, 6 ore, 3 ore, 1 ora, 30 minuti. Quindi appunto da qui noi possiamo decidere che cosa fare. Logo d'avvio. Il logo d'avvio invece è quello appunto con cui si accenderà il nostro oggetto. Nel momento in cui noi selezioniamo, ecco, adesso abbiamo selezionato questo, l'ha caricato, ok? E quindi nel momento in cui adesso noi andremo a spegnere la nostra cornice e di accenderlo, ecco che noi avremo il nostro logo che abbiamo selezionato direttamente all'avvio. Inoltre poi farà la nostra connessione, si connetterà tramite Bluetooth ed ecco che noi ritorniamo ad avere la nostra cornice digitale o quadro, perché appunto alla fine questo è anche un quadro. Se noi andiamo a schiacciare il pulsante centrale, invece che cosa abbiamo? Se noi schiacciamo il pulsante centrale, noi possiamo switchare, senza dover utilizzare l'applicazione, tra tutte quante quelle che sono le impostazioni principali che sono qui sul nostro canale. Quindi, vedete? Orologio, luce, canale cloud, effetti VJ, che sono questi qua, visualizzatore, vedete che scorre automaticamente da solo, e personalizzato, per cui ci farà vedere le nostre immagini.
Canale Cloud che cos'è? Settimanalmente, mensilmente vengono selezionati quelli che sono i cosi, i loghi più belli e vengono poi messi in una sorta di televisione, quindi lui random vi farà vedere un po' di immagini mensili di quelle che sono secondo loro le più belle, le più piacevoli da tenere, da utilizzare come fosse una cornice. E quindi questo è il nostro prodotto. E non c'è molto altro da dire, nel senso è un oggettino che non serve a molto, sono sincero, non è molto utile e necessario. È un qualcosa di divertente, è un qualcosa di divertente e piacevole da utilizzare e piacevole appunto da crearsi, così è un passatempo alla fine, è un passatempo estetico, per cui appunto se voi volete un qualcosa che non sia la classica cornice digitale o la classica radiosveglia, questo è quello che può essere utile per voi. Io l'ho recuperato, per esempio, su Amazon, ma l'ho preso da Amazon spedito dalla Germania, per cui vi dirò, cioè scusate Amazon, l'ho preso da AliExpress. Da AliExpress, c'è anche su Amazon, però costa una decina di euro in più. L'ho preso su AliExpress, spedito dalla Germania, mi è arrivato in 3 giorni, quindi una spedizione velocissima, perfettamente imballata. Tra l'altro, vi dirò, mi è stata mandata con lo stesso impacco di quelli di Amazon, per cui praticamente il fornitore, lo spedizioniere è lo stesso identico che spedisce anche per Amazon, ma vi costa di meno. Quindi io vi metterò il link qua sotto di dove l'ho acquistato io e quello che vi verrà a costare io l'ho pagato 39 euro. Quindi con una quarantina di euro spedito dalla Germania in 3 giorni voi avete questa bellissima cornice digitale. Con questo è tutto. Questa è la nostra appunto cornice Divum Pixo e spero che vi sia piaciuta, non è il classico videogioco a cui siamo abituati o console, spero che comunque vi sia piaciuto e se vi è piaciuto il video mettete like, se vi è piaciuto il canale, se vi piace il mio canale, mi raccomando iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione. Ciao a tutti!